bentornati sul mio canale. Sono Maurizio, il vostro manager su YouTube. Vediamo se questa regge. Allora, 7 dicembre, spostata la live perché ieri era il mio compleanno, quindi non sono riuscito a incastrare tutto quello che volevo online. Anche oggi, come sempre, ho degli argomenti che ho preso in base alle vostre domande sul gruppo di Telegram. Vi ricordo che nel banner del canale c'è il link per collegarvi al gruppo Telegram. Siamo più di 100 persone, è libero, è gratuito. È veramente un punto dove ci si scambia domande, ci si confronta su alcuni punti del mondo del lavoro ed è abbastanza attivo, per cui sentitevi liberi di collegarvi. Il primo punto, le scarpe. Avevo accennato a questa cosa tanto tempo fa, poi mi è stato ricordato nel gruppo. Quando ho iniziato a lavorare, c'erano a parte dei colloqui, confrontandosi con delle persone, mi è stato detto, sai, una delle cose che si guarda quando si inizia a lavorare e confrontandosi con gli altri professionisti sono le scarpe. Scarpe pulite, scarpe in ordine, soprattutto pulite dietro, perché non c'è niente di peggio delle scarpe completamente pulite davanti, poi quando te ne vai di spalle dietro ce le hai rovinate e tutto. E questa credo che sia una specie di tradizione che ci si tramanda, perché mi dissero anche, ora che ti viene detto, inizierai sempre a notare le scarpe dell'altra persona, che probabilmente è quasi no, la famosa profezia autoavverante. Sì, però è vero, nel senso che io mi sono accorto che in diverse situazioni mi sono trovato a fare un check delle scarpe, soprattutto perché a me non frega niente di scarpe, brand, moda e tutto, però sapete, una persona se ha le scarpe rovinate, non curate, potrebbe essere un indicatore di qualcosa, o magari qualcuno che viene, si spaccia per sono il e poi c'ha le scarpe che non corrispondono a quello che dice, è un check in più, tenetelo a mente. Per cui è partito tutto da questa chiacchierata in fase di colloquio e da allora mi è rimasto, quindi ve lo passo come passaggio, come messaggio, magari anche voi d'ora in poi farete attenzione alle scarpe negli incontri. Va benissimo. Un argomento per me molto interessante è il confronto mondo corporate, mondo startup, o meglio gli imprenditori. Io sono decisamente un uomo corporate, ho anche delle esperienze nel mondo imprenditoriale. Sapete che per alcuni anni ho lasciato il mondo corporate per fare attività di investimenti immobiliari su Roma, una piccola società avevo a quei tempi. Roba piccola, però mi sono confrontato con lo schiantarsi contro il discorso delle tasse, i regolamenti, gli investimenti, i finanziamenti, il partire da zero, il trovare il nome dell'azienda, tante piccole cose, per cui marginalmente due cosucce le ho imparate anche lì, però una delle parti fondamentali che a me piacerebbe chiarire oggi è fare attenzione a quando il discorso mondo corporate, mondo del lavoro indipendente viene presentato in maniera polarizzante. Cioè, se c'è una cosa che proprio non sopporto, sono quelli che nel pacchetto della vendita di magari consulenze o percorsi per gli imprenditori, quando si inizia con vuoi realizzare la tua vita, prendere in mano la tua vita, avere controllo, successo e tutto, o vuoi andare in un'azienda dove sei uno schiavo, dove non puoi pensare, dove sei padrone? Raga, ma basta di queste corbellerie. Cioè, ma veramente si può al giorno d'oggi da adulti pensare che uno sia il mondo dei self-made men, le persone che si impegnano, si fanno un mazzo così, possono inseguire i loro sogni e gli altri sono tutti in questa fantomatica ruota del criceto. Ma dai, diamoci una controllata. È proprio è completamente lontano dalla realtà, soprattutto quando si ha la fortuna di decidere un certo tipo di carriera per tempo. Lì è proprio dove io non accetto questo posizionamento, questa polarizzazione, no? Perché questo manicheismo, il buono e il cattivo, l'indipendente e il dipendente, la piccola azienda, la grande corporate, non sta né in cielo né in terra, non è sostenuta da nessun fatto. E anche l'altra volta, quando ho fatto il video di reazione al video su Google, l'ultima sequenza c'erano tutti gli articoli di
dopo aver parlato di tutte le persone che lasciano Google e il mondo corporate e tutti i problemi per le grandi aziende nel trattenere i talenti, e poi alla fine se googlate il problema della retention nelle startup, ci sono migliaia di articoli che ti dicono le persone se ne vanno, il grosso problema dell'abbandono delle startup, per cui è sempre un lavoro, è sempre un problema, alcuni con certe caratteristiche, altri con altre, alcuni sono con una serie di pro e contro, l'altro con un'altra serie di pro e contro, ma credere che una sia la scelta delle persone fighe, indipendenti, intelligenti e l'altra sia quella delle persone grigie, senza ideali, demotivate, che è prossima alla, non alla follia, ma alla immaturità totale a livello professionale. Perché ne ho voluto parlare oggi? Perché proprio oggi ho partecipato a delle riunioni, non entro in dettaglio, però c'è una persona che conosco molto bene che ha seguito in una posizione di leader una transizione molto difficile e oggi ha fatto una presentazione in un town hall. Town hall sono queste grandissime, cioè queste riunioni aperte a tutte le persone di una certa divisione, di una certa nazione, insomma, grandi meeting in presenza o online. E devo dire che mi ha veramente quasi commosso, nel senso lui ha proprio parlato della difficoltà delle persone, di come ci sono state delle procedure e delle organizzazioni di lavoro per sostenere questo, parliamo di change management, una situazione un po' particolare, però lì mi sono sentito molto orgoglioso di appartenere, di condividere con questa persona sia una buona fetta del percorso di carriera, ma anche dell'appartenere a un'organizzazione che ha fatto tanto per gestire un momento difficile, che purtroppo arrivano, non so se lo sapete, ma siamo nel mondo reale, e quindi vedendo tutto questo, queste capacità di leadership, queste competenze a livello professionale e umano, e poi sentire, nel mondo, se non vuoi vivere per obiettivi, se non vuoi lavorare, infilati e imboscati in qualche corporate, là proprio veramente sono punti per me cioè, e più che altro è doloroso vedere che c'è gente che ragiona così e poi pensa di poter aver successo nella vita in qualunque settore. Per cui è un punto per me fondamentale. Mi era anche capitato durante una live, credo con Giovanni, a un certo punto qualcuno mi aveva chiesto: ti è mai capitato di avere dei candidati e pensare a questo è così in gamba che dovrebbe andare a fare l'imprenditore? No, proprio perché quando trovo qualcuno in gamba magari penso che starebbe bene in un'altra posizione nel mondo corporate. Non ho minimamente questo posizionamento sopra e sotto. Questo apre, ora è venuto l'argomento anche ad un secondo punto collegato, che è il wealth versus status. Credo che ne parli Naval Ravikant e si applica in tantissime parti della vita. Ci sono le persone che fanno qualcosa perché dà gratificazione, piace e quindi no, e ti fa star bene il tuo wealth. E poi ci sono persone che quando fanno qualcosa devono contrapporla a quello che fanno gli altri e quindi la usano per sentirsi più fighi. E quello è lo status. Se ti concentri sul tuo status avrai una vita schifosa, o meglio, potrai anche credere di essere figo, ma è proprio il modo sbagliato di approcciare le cose. Iperbanalizzo: se uno ha un hobby, no? Inizio a fare Aikido perché mi piace l'Aikido, quindi lo uso per crescere, lo uso per fare un percorso, per sentirmi meglio, quello è wealth. Se invece entro in quelle logiche, perché se qualcuno conosce il mondo delle arti marziali, sono tutti la mia arte marziale più figa, la mia scuola è più figa, all'interno della scuola la mia corrente è più figa, quello è status, no? Allora, se tu fai il tuo percorso perché ti porta a qualcosa, ti arricchisce e ti fa star meglio, stai costruendo il tuo wealth. Se invece lo fai per poter dire: ah, che schifo, tu fai capoeira, ma che pirla, io non hai idea di quanto sia meglio fare quello, allora te la giochi sullo status e sarai una persona sempre insoddisfatta perché avrai sempre bisogno di una referenza esterna e soprattutto sarai una persona pallosissima e antipaticissima. L'ho visto anche succedere nei balli, no? Ci sono quelli che fanno i latinoamericani, quelli caraibici, quelli che fanno l'hip hop, quelle cose, e poi ci sono quelli che dicono: ah, no, ma io faccio quello, ma mica sono un plebeo come quelli che fanno caraibici perché io faccio
quello del il ballo inglese degli anni 60, cioè fatelo, goditelo, sine felice, ma se lo fai per poter dire che tu sei meglio di quelli che hanno scelto altro, che tristezza vivere così. Perché vi faccio questo discorso? Perché rapportatelo pure al mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro spessissimo capita di avere dei mindset competitivi tra i vari parti dell'azienda. A me è capitato in un'azienda produttiva dove c'è quello che dice no, no, io sono negli impianti, io produco, quindi sono io l'unico fondamentale. C'è quello di procurement che dice sì, sì, tu credi di essere l'unico, ma tu giri le valvole, se non ci fossi io a comprarti l'attrezzatura per farle i servizi, tu staresti con le braccia incrociate perché non andremo da nessuna parte. C'è quello del planning che dice ma che soltanto io sono l'unico importante perché sono quello che definisce quello che succederà. Insomma, quando entrate nella vostra scatoletta invece del wealth, ovvero faccio quello che faccio al meglio per arricchirmi perché prospettive di carriera, invece vi concentrate sullo status, quanto sono più figo io e quanto sei più sfigato tu, è chiaro che si entra in certe dinamiche. Fate sempre attenzione come le dinamiche tra le persone, le dinamiche tra le idee o le ideologie spesso sono le stesse che ci sono nell'azienda, perché alla fine sempre di interazioni tra persone ci sono. Per quello io dico sempre crescere nella carriera è l'effetto del maturare come professionista. Non puoi fare carriera se c'hai ancora dei pensieri che ti inchiodano all'essere il medio man qualunque che ragiona da anni 80. Federico chiede, pro e contro che hai visto tornando in Italia, sia lavoro che il resto. Fammi prendere il fazzoletto e mi mette a piangere. Allora, io ho vissuto all'estero per diversi anni in vari periodi. Sono stato nel 2005 in Inghilterra, 2006 in Belgio, poi sono tornato e sono andato nel 2014 in Svizzera e sono rimasto fino all'anno scorso, fino a novembre 2021 sono stato in Svizzera a Basilea. Io adoro la Svizzera, esperienza meravigliosa sia lavorativa che di vita, qualità di vita. Per motivi personali, separazione, bimba piccola, bimba tornata in Italia, non mi andava di passare il tempo a fare il pendolare, gli aerei, soprattutto mi andava di stare vicino a mia figlia per poter andare a salutarla a scuola, perché per esserci alle feste di compleanno degli amichetti, insomma, essere presente e farle percepire che papà c'è, ho fatto questa scelta di lasciare per me il paradiso e tornare in Italia a Roma. Come sapete tutti, Roma è una città meravigliosa, ma con qualche piccolissimo problema operativo, o chiamiamole aree di miglioramento, come direbbero gli anglosassoni. Allora, i pro e contro. Ovviamente io sono rientrato, ho avuto la grandissima fortuna, essendo in una corporate strutturata, di poter rientrare mantenendo la stessa posizione lavorativa, ovviamente spostandomi sul contratto locale con tutti gli svantaggi collegati e lavoro in remoto, quindi sono passato da un campus con migliaia di persone a questa stanza e Charlie che sta giocando con la bottiglia di plastica per fare il maggior rumore possibile. E ovviamente pro e contro. Lato vita personale ho il grande vantaggio di essere stato già tanti anni a Roma, quindi conosco la città, so come muovermi, però è chiaro che la qualità della vita è crollata drammaticamente. Sì, fa più caldo, però il quotidiano, la facilità di spostarsi, la burocrazia, la pulizia, e c'è stato un crollo di diverse tacche a livello di qualità nella vita quotidiana. Lasciamo stare mia figlia, cioè mia figlia è qui per cui per me è assolutamente la scelta migliore che rifarei in qualunque momento. Quindi lato qualità della vita, assolutamente devastante rientrare dalla Svizzera, ma credo che spostarsi in qualunque punto dopo la Svizzera sia molto molto impattante. E i pro sono ovviamente nel quotidiano muovermi in italiano e avere più affinità, se vogliamo, con il mindset, conoscere bene le dinamiche, la cultura, il cibo, i ritmi, anche se tornato in Italia io continuo a pranzare alle 12 e a cenare alle 19, che è una cosa quasi da i ritmi quali chiamiamo da ospedale. E lavorativamente, ovviamente, ho, come dicevo, una situazione, se vogliamo, privilegiata perché comunque sono tornato in questo contesto e avendo già tutto quanto pronto.
però mi guardo molto attorno, mi confronto molto con tanti amici, poi sapete che c'è di buono che ho iniziato questo canale e anche il percorso di career coaching e confrontandomi molto con le persone ho trovato una situazione un po' peggiorata sotto alcuni aspetti, cioè vedo che c'è un bel po' di persone in affanno in generale, ma anche nel quotidiano guardandosi attorno e non vedo facilmente prospettive di uscita. Poi io sono molto per la soluzione individuale, sia al di là dei grandi discorsi e tutto, però poi ti devi smazzare il tuo problema e le tue opportunità a livello individuale. Per questo credo che i percorsi individuali di crescita, gli investimenti e tutto siano molto molto importanti. Quindi se dovessi essere in una fase della mia vita in cui devo ancora costruire carriera e tutto, sarebbe assolutamente un devasto esserle tornato e ripartirei subito se non avessi mia figlia. Lato vita, insomma, ognuno deve trovare il suo modo di vivere la propria città, il proprio contesto. Quindi sì, poi diciamo, la lista proprio specifica pro e contro è bella articolata. Domanda di Alberto: consigli quando scegliere un internship? Consigli per scegliere il primo lavoro? Ho anche fatto un video dedicato a questo. Io consiglio sempre di, se possibile, andare all'estero, perché proprio a livello di formazione, forma mentis, salari e opportunità di carriera è una gran cosa. Quello che consiglio è di iniziare sempre da grandi aziende, perché sarà molto più facile spostarvi su altre realtà più piccole, sarà molto più facile creare una carriera se avete dei nomi riconoscibili nel vostro curriculum e soprattutto avrete tantissime possibilità di spostarvi e di crescere anche all'interno della grande azienda. C'è chi dice sì, ma nella piccola azienda vedi tante più cose. Sì, ma è l'Italia in miniatura, vedi tante più cose su scala piccola, a meno che tu non decida di fare carriera che va benissimo in un'azienda piccola. Per come sono io, preferisco le corporate e nomi che mi portano vantaggi successivamente. E quello che consiglio è fare un bel percorso di preparazione prima di muoversi, nel senso che se non avete capito chi siete, cosa volete fare e soprattutto cosa non volete fare, e sarà letteralmente un tirare una monetina e vedere che succede. Per cui fate una bella analisi, una bella preparazione, trovate qualche, o da me per il career coaching o da qualcun altro, leggete libri, però non andate proprio allo sbaraglio, alla cieca, al lanciare e cercare posizioni senza avere idea di quali siano le keyword e via dicendo. Federico chiede: overwork e grosso impegno servono veramente per fare carriera in una corporate o per certe promotion è solo una questione di tempo? Se sei un dipendente pubblico è questione di tempo, se sei un dipendente privato ti devi fare un mazzo, come in tutte le cose nella vita. Cioè non esiste la promozione per anziani, o forse ci sono delle aziende in cui esiste, ma personalmente non ho mai avuto a che fare. Cioè non è che il mondo corporate, come dicevo prima, è il mondo stai là, sei protetto, sei safe. Cioè, penso che tutti sappiate benissimo quanto sia facile essere beccati da qualche ristrutturazione, si viene licenziati nel mondo privato, nel mondo corporate e ti devi fare assolutamente il mazzo, come per tutto, come in tutte, come se fossi in una startup, tu sei imprenditore di te stesso anche nel mondo corporate. Ovvio che poi sta a te decidere quanto e come, e lì credo che sia importante la fase di preparazione anche in quel caso. Se io mi guardo indietro, ho fatto tantissimi errori nella mia carriera perché non avevo avuto la possibilità di capire prima come funzionavano certe dinamiche, come usare al meglio determinate mie caratteristiche, determinate mie qualità, come valorizzare certe cose e stare attento a non espormi sul lato più debole. Per questo, come dicevo, la missione come content creator, come divulgatore, come career coach è proprio essere la persona con cui avrei voluto parlare 25 anni fa, quando tantissime cose del mondo corporate, della carriera, dell'identità professionale non avevo la minima idea di che cosa fossero e a saperlo prima sarei stato probabilmente più efficiente in determinati passaggi. E quindi quello che dico è sì, assolutamente ti devi lavorare tantissimo, devi impegnarti, devi decidere, devi crescere, devi fare le tue scelte, prendere i tuoi rischi, però se lo fai in maniera strutturata è ancora meglio. La famosa frase di non si sa chi, perché ognuno l'attribuisce a qualcuno diverso, se dovessi avere 10 ore per abbattere un albero, passerei le prime 9 ore a fare il filo all'ascia, no? Cioè proprio la preparazione. Quello per me è una parte molto importante, che ripeto, è alla base di questo percorso di condivisione
e di preparazione anche per gli altri. A un certo punto dobbiamo decidere dove andare a lavorare e in che settore, quindi come si inizia. Per esempio, a un certo punto ho deciso di andare a vivere in Svizzera. Non ci sono delle persone che inseguono posti di lavoro, io inseguo luoghi di vita. Quando mi sono spostato all'estero ho prima scelto dove andare e poi ho cercato la posizione lì. Magari ci sono quelli che dicono io voglio fare questo specifico lavoro, c'è l'opportunità in Bulgaria, vado in Bulgaria perché lì questo ruolo è il massimo che è e vanno. Io invece ho fatto scelta diversa, vanno tutte bene, però la domanda è che succede? Io devo approcciare il mondo del lavoro in Germania. Prendiamo una nazione europea e non extraeuropea come la Svizzera e voglio andare a lavorare lì. Della Germania so che è messa a nord, un po' spostata a est, parlano tedesco, bevono un'ottima birra, boh. E il resto? Il resto dovete studiarlo. Come io approccio la cosa? Io adesso, bene o male, so già che tipo di lavoro fa per me, che tipo di aziende, e quindi quando entro in un mercato nuovo o quando mi devo approcciare a un mercato nuovo, la prima cosa è studiare il più possibile. Fatto salvo che ho già tutto pronto il mio pacchetto di documenti, cerco di capire se nella nazione c'è qualcosa che viene richiesta in particolare, se ci sono delle determinate caratteristiche, determinati titoli, se devo convertire la laurea, se devo far tradurre dei certificati, dei documenti, insomma, dovete essere pronti subito perché non potete avere un'azienda che dice sì, va bene, però ci servono questi documenti, ah scusate, dovete aspettare 2 settimane perché devo mandarlo, devo andare all'università, devo chiedere il certificato, quello me lo spediscono dopo 3 settimane, poi devo farlo tradurre, devo far autenticare, ci vediamo tra un mese e mezzo, sei già fuori dai giochi, no? Ovviamente dovete avere tutto quanto pronto a monte. Però proprio lo studiare il mercato come si fa? Dovete usare tutto quello che è disponibile. LinkedIn, Google, Glassdoor e iniziare a capire com'è il mercato. Le nazioni hanno anche delle statistiche sull'impiego, dove ci sono opportunità di lavoro, quali sono i tassi di disoccupazione, dovete capire le zone dove è più facile trovare lavoro, quelle meno facile, se ci sono magari delle aree specifiche dove è sviluppato una certa tipologia di industria o di servizi e iniziate da lì. Poi, usando i motori di ricerca, iniziate a capire quali sono le keyword fondamentali. Per esempio, se io nella mia esperienza ho dovuto riprendere spostandomi sulla parte facility management, ovviamente mettevo tutte keyword relative a queste, no, facility, facilities, management, facility manager, real estate, infrastructure, corporate, cioè tutto quello che mi fa venire determinate liste di risultati e lei iniziate a vedere che tipo di caratteristiche, come vengono posizionate geograficamente, dove sono, quante sono. Se io sono un esperto in analisi sismiche, probabilmente in Giappone ho tantissime opportunità, se vado in una zona non sismica probabilmente troverò 2 annunci e via dicendo, no? È chiaro il punto a cui voglio arrivare. Dovete fare tantissime analisi, soprattutto capire in quella nazione quali sono le aziende chiave per il vostro settore, in generale come va l'economia, quali sono i trend e tutto. Però se io sono un esperto di costruzioni, la parte edile, infrastrutture oppure la parte pianificazione urbanistica, devo capire quali sono le aziende leader lì. Ce ne sono locali oppure vengono grandi aziende dall'estero, ci sono delle zone che sono in sviluppo, ci sono dei progetti, insomma, veramente capire le dinamiche e per questo è utilissimo LinkedIn. Una volta che capite anche quali sono le aziende, cercate di creare un network con le persone, quindi collegarvi, seguirle, vedere se ci sono congressi. Se siete già sul posto o se ci andate periodicamente, cercate di vedere se ci sono dei gruppi che siano expat, che siano dei meetup, che sia internations.org, che è un'associazione dove ci si iscrive e si vanno a fare aperitivi e network con tutti gli expat in giro per il mondo. Fate qualunque cosa che vi permetta di capire come funziona lato lavorativo, lato dinamiche, opportunità, ma anche vita, perché attenzione, per me per esempio quello è fondamentale. Io devo essere in un posto dove mi va di stare.
se ci fosse un lavoro fighissimo in un posto dove la qualità della vita è terribile, io non sono il tipo di persona che mi gratifico nelle 10 ore in ufficio e poi posso accettare di tornare in un container nel deserto perché mi stanno dando 20.000 euro al mese. C'è gente che lo fa, felicissima, io probabilmente sbroccherei adesso, magari a 20-30 anni l'avrei fatto pure felicemente, però dovete tenere in conto anche questa cosa. Oppure una nazione dove una nazione io sono di sinistra, c'è una nazione di estrema destra culturalmente, sono sicuro che poi nel quotidiano posso accettare determinate dinamiche, determinate restrizioni. Fate attenzione a questo, dovete tenere a mente tutte queste implicazioni per il quadro generale di quello che può succedere. E quindi dovete studiare e capire quali sono le dinamiche del mercato e le aree e cercate anche di capire quali sono le prospettive a livello di spesa, di costo della vita e a livello di salario. Ci sono dei siti dove se voi mettete, Numbeo, esatto, numbeo.com, voi mettete le città a confronto e questo sito vi dirà in questa città gli affitti costano tot, in quest'altra tot, qui i ristoranti costano tot, questo tot, e vi dice quali città costano più o meno, vi dà un benchmark anche perché così magari io so benissimo qual è il costo della vita a Roma e scopro che il mio potere d'acquisto in quell'altra città è più alto o più basso e quindi devo fare attenzione a certi parametri. C'è veramente tanto a disposizione, potete affrontare una bella ricerca prima di muovermi. Spero di aver risposto perlomeno a livello 1 alla tua domanda. Quanto è riconosciuto un PhD in ambito corporate in Italia e all'estero? All'estero, per esempio in Svizzera, l'ho visto molto riconosciuto, la gente è molto orgogliosa di quello. Nella mia esperienza nel mondo corporate in Italia, io tipicamente vedo persone che o fanno il percorso accademico universitario o quello corporate. È sempre un bene, su alcuni argomenti magari più avanzati nella ricerca può essere un'ottima cosa. Se io ho fatto un PhD in un'università, in un argomento che oggi è importante, è trend, può essere un valore, però deve essere stato fatto in un certo modo. Se sono stato in università a dimostrare teoremi e a fare esami al posto del professore, non lo so se ho qualcosa di importante da condividere. Io ho scelto di non farlo, non è un mondo che apprezzo particolarmente, però varia da settore a settore. Domenico chiede: Ciao Maurizio, hai qualche libro da consigliare per capire il mondo del passive investing da zero? Quello sì, sicuramente. Però ve lo dico in un'altra live. Domanda lavorativa: ma perché le figure tecniche non guadagnano come le figure gestionali? Vai a chiederlo a un saldatore specializzato subacqueo che probabilmente si prende 15-20 mila euro al mese. Allora, le figure tecniche guadagnano anche tanto. Il problema è che non ci sono figure apicali tecniche perché non ci sono lavori apicali tecnici, cioè tu puoi essere se sei a capo, come dico sempre, di una divisione di ingegneria, non fai più l'ingegnere, cioè sei un tecnico, però non è che, questo esempio l'ho fatto più volte, però lo ripeto così, fa anche parte dell'essere un vecchietto, no? Ripetere le cose all'infinito. Ingegneria, l'ingegnere junior non sa fare una cosa, chiede al suo team leader, se non la sa fare lui chiede al, chiede al, chiede al, ma non è che arrivi e il capo di ingegneria sta lì con la calcolatrice a fare le cose che non sai fare tu, il capo di ingegneria si occupa di budget, risorse, strategia, target, obiettivi, riorganizzazioni, ristrutturazioni, prioritizzazioni e via dicendo. Per cui nessuna azienda ha figure apicali che lavorano proprio nel business, ma lavorano sul business a livello gestionale. Se vogliamo parlare di stipendi alti, quelli apicali, almeno questo è il mio punto di vista. Per quanto riguarda gli investimenti, sì, vi dovete solo leggere il piccolo libro dell'investitore di Bogle, il fondatore di Vanguard, tutto il resto lasciate stare. Allora, DT44 mi chiede: qual è la tua esperienza in ambito imprenditoriale? Hai dritte consigli, suggerimenti per chi volesse fare imprenditoria, anche su come fare pratica propedeutica? Allora, dipende la mia esperienza è abbastanza piccola, però in realtà sto anche facendo delle cose in parallelo e incluso questo, avviare il canale, avviare tutta l'attività di coaching e poi molti progetti che ho per il 2023 è anche una forma minimal di imprenditoria come side hustle che sto avviando. Dipende molto dipende molto da che tipo di imprenditoria
che settore vuoi approcciare. Là è veramente ampio. Una cosa che vi consiglio è fate molta attenzione perché l'Italia non è una nazione per gli imprenditori, questo insomma lo sapete tutti. State molto attenti alle persone di cui vi circondate. Trovate commercialisti noiosi che vi dicono che vi dovete attaccare perché ci saranno tante spese e tutto. Quelli che vengono, che sono tutti furbi, che loro hanno la scorciatoia, che le cose così colà, non, statene alla larga, perché poi il deretano è il vostro. La gente che viene e vi dice fate questo, prendete l'immobile, spostate la residenza, poi lo rivendete, lo frazionate, tutto a posto, perché poi quando dopo 5-10 anni l'Agenzia delle Entrate vi manda 30.000 euro di conto, lo dovete pagare voi, non il premio Nobel che vi ha dato determinati consigli. State molto attenti a dove mettete i vostri soldi, fin quando avete i soldi voi avete controllo, appena li avete spostati non siete più niente e non li recupererete mai. Quando farete imprenditoria in Italia ricordatevi che la giustizia non esiste, quindi la logica del faccio qualcosa, se va male mi faccio riferimento alla giustizia è una cazzata colossale, non accadrà mai e anche se dovesse succedere, a me è successo, sono stato raggirato, quindi ho la condanna per truffa, per cui oltre alla truffa ho anche speso 20.000 euro di avvocati per poi non recuperare niente, anche perché il solo recuperare è una procedura costosissima in Italia, una follia, per cui state molto molto attenti alle persone con cui fate attività imprenditoriale. Però, ripeto, dipende veramente dal settore. Cioè, una cosa è l'immobiliare, un altro il content creator, un altro è chi si occupa di roba digitale, un altro chi fa... È veramente complesso, però studiate tanto prima e soprattutto leggetevi, prendendolo dal link che metto sempre in descrizione con i consigli di lettura. Volevo solo vendere la pizza. Leggetevelo, è un libricino divertentissimo ed estremamente istruttivo e sempre attuale. Andrea Aclab chiese cosa dire a un HR su LinkedIn con lo scopo di farsi notare. Beh, sicuramente il tuo LinkedIn sarà già il tuo modo di farti notare. Se lo stai contattando per un motivo, ci deve essere un motivo, che sia un interesse per qualcosa che sta facendo l'azienda, oppure se stai facendo un'application è un discorso. Ora non so se con HR fai riferimento a un HR esterno, quindi un headhunter, oppure a un HR all'interno di un'azienda, però solito discorso, cioè dovete essere persone professionalmente interessanti, quindi dovete avere una storia. Questa è una delle cose su cui lavoro moltissimo nel coaching, cioè dovete mettere insieme i pezzi per avere una storia che vi porti a quello per il quale vi volete candidare o quello che state facendo oggi, perché altrimenti sono informazioni bullet point a sé stanti. Se invece riuscite a rielaborare tutto con una storia e quindi quando vi presentate avete il vostro elevator pitch, funziona molto meglio. Sì, Alberto, esatto. Selezionare paese e città è veramente una delle cose più sottovalutate. Io invece ho fatto proprio sempre il contrario, sono sempre partito da dove volevo andare a vivere. Bisogna stare molto attenti a questo, può essere veramente un game changer, in particolare se hai famiglia. Se sei single, bene o male, puoi andare a sbagliare, spostarti e tutto, ma immaginate spostarvi con la famiglia e poi scoprire che è un luogo impossibile in cui vivere con i figli o dove i valori sono completamente diversi o il quotidiano è ingestibile e veramente ci rischiate di fare un grosso danno. Andrea chiede, ti sei mai interessato a trasferirti e quindi a cercare lavoro negli Stati Uniti? Hai notizie in merito? Da quello che so è consigliabile studiare lì un breve periodo e poi cercare lavoro. Allora, nella mia shortlist nel 2014 13, avevo incluso gli Stati Uniti, la Florida e ho passato 3 settimane lì. Gli Stati Uniti danno tantissime opportunità lavorativamente, il mercato del lavoro è molto molto dinamico e anche pochissimo tutelato, per cui adesso ovviamente c'è anche il discorso del per andare lì ci deve essere qualcuno che ti sponsorizza perché devono dire che non c'è uno localmente che, insomma, poi non conosco, Andrea, la tua seniority, il tuo settore, però sicuramente se uno ha intenzione di spostarsi negli Stati Uniti, anche lì ci deve essere un motivo. Perché gli Stati Uniti? Perché una cosa che ti interessa avviene soltanto lì? Ok. Perché ti va l'idea di fare un'esperienza all'estero e ti intriga e ti piace lo stile di vita degli Stati Uniti? Poi anche gli Stati Uniti, insomma, è abbastanza estesa come definizione.
Stati Uniti perché negli anni 30 era il sogno americano? No, cioè riveditelo, ci sono tantissime opzioni potenzialmente migliori rispetto agli Stati Uniti, però è un posto dove ci sono determinate categorie che fanno carriere assurde, pensate ai medici e via dicendo. È molto interessante, molto 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 dinamico il mondo del lavoro. C'è di buono che ci sono tantissimi dati a disposizione, le statistiche sono sempre aggiornate, quindi se volete fare delle ricerche lì trovate tanta roba. Altra opportunità può essere andarci da, che ne so, ho un contratto con una grande azienda qui in Europa, hanno il quartiere generale o delle sedi negli Stati Uniti e vado per un certo periodo. Quello è anche un modo fico di spostarsi all'estero. E non ti so dire, Andrea, rispetto al discorso dello studiare lì, perché io mi sono mosso all'estero già studiato. Attenzione a una cosa, non fatevi abbindolare dalla green card, ragazzi, ricordatevi, quando avete la green card, voi siete, poi riverificate, non vorrei dire sciocchezze, però il sistema fiscale degli Stati Uniti è uno dei peggiori, e cioè ovunque tu vada, mentre noi italiani dove andiamo ci regoliamo col fisco della nazione, c'è un meccanismo per cui il fisco degli Stati Uniti ti seguono in giro per il mondo. Infatti c'è tantissima gente che fa il concorso, vince la green card, tutti contenti, e poi scoprono che vuol dire e aia, che dolore, perché non si studia prima di fare determinate scelte. Domenico mi chiede, secondo te quale dovrebbe essere l'aumento minimo in percentuale della RAL per valutare un cambio aziendale, ruolo simile e grandezza azienda simile? Ovviamente un cambio di lavoro non dovrebbe essere guidato soltanto da un aumento di stipendio, facile a dirsi, non a farsi, e dovrebbero esserci tanti altri fattori, no? Però siamo realisti, come disse non mi ricordo chi, è facile dire di no ai soldi, è molto più difficile dire di no a 30.000 euro di aumento, no? Cioè, perché poi davanti nei fatti veri. Allora, normalmente mi sembra che le statistiche dicano che quando ci si sposta da un'azienda all'altra, tipicamente il salto è del 20%. È tantino, eh? In Italia penso che sia più facile attestarsi tra il 10 e il 15%, però mettiamo un 20% come aumento standard di. E ovviamente ricordatevi sempre, quando vi muovete da un'azienda all'altra, dovete avere ben chiaro qual è il vostro pacchetto completo, perché se io vado da una parte all'altra e sono passato da 30.000 a 35.000 e mi sento un gran figo, e poi nella prima azienda mi mettevano 10.000 euro l'anno in un fondo pensione, nell'altra azienda no, zappata sui piedi, cioè siate sempre certi di avere il quadro completo del salary and benefit, cioè dovete avere il quadro di tutto quello che fa parte della vostra retribuzione, perché è molto molto facile perdersi pezzi e fare casino. Quindi tipicamente quello 15-20% è un bel salto che se rimani nella stessa azienda dovrai veramente aspettare almeno 1 o 2 scatti di livello per vederli normalmente, faccio proprio i calcoli della serva, però assicuratevi che faccia parte di un progetto di crescita, ci deve essere un altro perché, poi, per carità, spostarsi per un 20% in più va benissimo, io l'ho fatto. Domenico dice, consigli abbonamento premium a LinkedIn? Sì, perché dà accesso a tante cose, tante informazioni, poi in particolare se sei in fase di ricerca attiva del lavoro, assolutamente. Ma c'è anche la parte dei corsi, formazione, sì, sono soldi ben spesi quelli, quindi va bene. Allora, Alberto chiede, per quanto riguarda gli hobby, nel mio CV posso mettere qualsiasi cosa purché spiego cosa ho imparato? Tecnicamente sì, ma anche là dipende. Se io sono un neolaureato, ovviamente esperienza lavorativa zero, quindi più utilizzo le mie esperienze extracurricolari per dire che non sono soltanto uno che fa esami, ma sono uno che ha un 2, 3, 4, ha fatto tanto altro, quello che ho imparato, va benissimo. Anche lì cercate di contestualizzarlo e di dargli un senso. Tutti scrivono sono bravo a lavorare in team, se invece sono uno scout e ho fatto gruppi, ho gestito gruppi di 50 persone, oppure sono appassionato di modellismo e ho organizzato la fiera dell'aeromodellismo in Puglia dell'85 con questo budget, allora lì vedete che c'è qualcosa di interessante da raccontare. Fa sempre parte dell'essere più interessante del tuo competitor, e soprattutto quando si è neolaureati, molti faranno l'errore di presentarsi come ciao, sono neolaureato, punto. Cioè proprio non mi sposto
nella mia definizione da questo a quello. No, ovviamente poi a parte conoscenze linguistiche, destra e sinistra, però sì, ha senso metterli, più li rendete interessanti e magari diventano anche un aggancio per spostare l'argomento durante la selezione nel vostro campo e quindi li state portando in un'area di cui avete pienamente controllo e consapevolezza. Secondo te, dopo un'esperienza di internship in una grande azienda, se ti viene fatta un'offerta, ha senso accettarlo o meglio completare il percorso accademico o magari ritornarci più avanti? Domenico, io accetterei l'offerta. Allora, completare il percorso accademico, immagino tu stia parlando, ho fatto la triennale, faccio un internship e poi magistrale, un paio di punti fondamentali, poi magari mettimi qualche dettaglio in più. Con la triennale si lavora, ragazzi, iniziate a uscire dalla mentalità italiana che la triennale è una mezza laurea. Il vostro competitor in Francia, in Inghilterra, in Belgio con la triennale sta sul mercato del lavoro e quando voi avrete finito di fare i prossimi esami lui sarà già quadro, ok? Quindi mettetevi il più possibile prima sul mondo del lavoro, a meno che non sia proprio lì c'è un percorso specifico per un settore che mi interessa e quindi ho bisogno di approfondire quella parte e va bene. Per quanto riguarda il discorso del completare gli studi potete farli in qualunque momento. Moltissime aziende, soprattutto quelle grosse, sono proprio strutturate che ti permettono per X periodo di studiare, ma a un certo punto puoi metterti magari part-time. Anche lì, cioè io studio per trovare un posto di lavoro e c'ho il posto di lavoro qui, ah no, ma devo finire gli esami perché se no mamma ci rimane male. Lavora, inizia a lavorare. Ovviamente, cioè, devi fare un lavoro in linea con quello a cui stai aspirando. Se io ho deciso di fare ingegneria, ho fatto la triennale e poi durante l'internship mi assume la Schneider per fare tutta quanta una parte di progettazione, quello va benissimo, mi ci butto e poi mentre sono lì, anzi magari gli studi li faccio integrando studio e lavoro, quindi invece di fare progetti teorici farò la tesi all'interno della mia azienda. Quello va benissimo e tutte le grandi aziende vi aiuteranno a farlo, è quello anche un altro grande valore del mondo corporate strutturato. Se invece fatto questo l'azienda ti chiede di rimanere a spostare gli scatoloni in magazzino, no, grazie, ma in generale. Per cui va benissimo, ma cioè, non preoccupatevi del titolo accademico a monte, quello viene anche dopo. Era come quando io avevo deciso di fare un MBA per fare carriera, e prima di iniziare l'MBA mi è arrivata l'offerta per diventare dirigente. Che faccio? Dico no, scusami, devo fare l'MBA per poi diventare dirigente. C'ho l'offerta, ciao, mi risparmio i soldi e inizio a fare il dirigente. Significa che qualcuno ha detto che avevo già le caratteristiche per diventare dirigente. Per cui va benissimo così. Differenza tra mondo anglosassone e mondo tedesco lavorativamente? Allora, io ho avuto un'esperienza in Inghilterra e tanti anni in Germania. Ovviamente sono le persone che fanno la differenza. Quello che ho visto forse un po' più nella mia breve esperienza in Inghilterra è sono molto questa è la mia area di responsabilità, c'è l'handover, finita la fase di transizione, pace, cioè ognuno fa quello che deve fare e fa riferimento al fatto che quello prima di lui l'ha fatto e quello dopo di lui lo farà. Ho trovato, ripeto, nella mia esperienza anche quando ho avuto a che fare con per tantissimi altri anni in altri posti di lavoro mi sono interfacciato con aziende anglosassoni, c'è molto suddivisione chiara, suddivisione dei compiti e ognuno fa il suo e devi fare riferimento a quella persona per nel bene e nel male, perché noi italiani siamo bravissimi a spostarci a destra e a sinistra, a organizzare, a salvare la situazione, a improvvisare e loro sono molto e questo nasce anche perché devi esserlo, perché magari devi tappare buchi a destra e a sinistra. Io ho visto molto organizzazione in quel senso. Lato tedesco posso parlare di persone tedesche con cui ho avuto a che fare in ambiente internazionale, persone molto organizzate e ovviamente sapete ci sono anche dei libri sui vari stili di comunicazione, lavoro. Non dico rigide, però mi è capitato spesso di trovare persone con questo è l'approccio, quindi parliamo sempre di persone. Ho trovato spesso un'esitazione a fare un challenge dello status quo, soprattutto per i ruoli più tecnici.
Però, di nuovo, non vorrei generalizzare perché qua mi sembra molto appunto, parliamo molto della parte persone, però un'altra cosa importante è all'interno della nazione che tipo di azienda vai, perché se tu vai in Germania, in un'azienda tedesca che sono tutti tedeschi e sono molto legati culturalmente anche al territorio e al modo di lavorare, troverai un certo modo di lavorare. Se tu vai in Germania e vai nella multinazionale dove l'80% sono stranieri e ha a che fare con tutto il mondo, le dinamiche lavorative, culturali e interfacce saranno completamente diverse. Quindi questo tenetelo chiaramente come riferimento. Dei due mondi sono tutti e due interessanti. Ovviamente in Inghilterra c'è il grosso problema che tu hai Londra e hai il resto dell'Inghilterra. Io ero a Bristol, sono stato un po' a Londra, però poi ero a Bristol a lavorare, mentre la Germania ha molte più aree di mercato del lavoro interessante. Poi c'è un grande vantaggio che se imparate, partiamo dal presupposto che l'inglese lo sapete, punto. Se imparate il tedesco è un grande asset, per due motivi. Uno, potete lavorare in Germania, Austria, Svizzera, che girano tanti soldi in quelle nazioni a livello corporate. Due, essere in una qualunque nazione che ha a che fare con una di queste tre nazioni ed essere uno dei pochissimi che parla tedesco vi darà un asset incredibile. Cioè essere l'ingegnere nel team della società di impianti in Italia che ha una commissione in Germania ed essere quello che parla tedesco, poltrona imbottita in velluto. Ok? Quindi tenete anche presente questo quando fate delle scelte sulle lingue e via dicendo. Tu dici una paranoia mia, se si dovesse avere l'occasione di diventare appunto capo progetto, team leader individualmente, non è meno soddisfacente il fatto di non mettere mano sul prodotto? No, perché? Cioè, non ho capito, Elon Musk è meno gratificato di Tesla perché non ha vita i bulloni? Non so se ci sono i bulloni nelle Tesla, se sono tutte... no, no, perché starei facendo altro. Cioè, a parte che non è che diventi capoprogetto perché un giorno arrivi e ti hanno cambiato il badge. Cioè, fai un percorso, ti candidi, ti viene chiesto e via dicendo. Ma smetti di fare una cosa e inizi a farne un'altra che ci si aspetta sia in linea con i tuoi interessi. Quindi stai andando verso qualcosa che ti piace di più. Per cui, attenzione, crescerete. Cioè, se voi pensate, se dopo 30 anni state facendo la stessa cosa, avete un grossissimo problema, ma proprio grosso a livello di carriera e va affrontato diversamente. Per cui, no, il crescere, cambiare cose che si fa è assolutamente normale e standard e va bene se lo fate nella direzione delle cose che vi interessano di più. Vi ricordo che se avete bisogno di informazioni potete scrivermi a maurizio@mrmanager.it. Se volete delle informazioni sulla fase di career coaching, sul percorso, scrivetemi tranquillamente. Iscrivetevi al canale Telegram, trovate il banner YouTube con il link per collegarvi. E metto sempre nei commenti il link ai testi nei vari settori che io trovo molto interessanti, quelli relativi alla carriera, quelli relativi alla parte finanza, quelli relativi a vari aspetti della vita. E se avete dei libri o qualche sito che secondo voi può essere interessante, fatemelo sapere via mail o nel gruppo Telegram, così può esserci altro materiale per le prossime occasioni. Ok? Allora, grazie ancora e ci vediamo alla prossima live.